Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questa è la prima lezione che guardate qui sul mio canale. Nella lezione di oggi impareremo 10 frasi fisse con il verbo dare. Il verbo dare, come anche il verbo fare, il verbo prendere, il verbo mandare, stare, eccetera, è un verbo di supporto. Cosa vuol dire verbo di supporto? Vuol dire che è un verbo il cui significato si può adattare a diversi contesti. Essendo quindi un verbo dal significato abbastanza generico, che quindi è molto adattabile a vari contesti, si presta molto bene ad essere abbinato ad altre parole per creare delle frasi fisse, quelle che chiameremmo collocazioni. Questi verbi quindi sono estremamente importanti da conoscere, da sapere e da usare nella lingua di tutti i giorni. Nelle lezioni precedenti di questa serie abbiamo già affrontato le frasi che dovete assolutamente sapere con il verbo mettere e con il verbo prendere. Quindi vi invito a dare un'occhiata a quelle lezioni se ve le siete perse. Le frasi con il verbo dare che vediamo insieme oggi sono 10. Ovviamente non sono le uniche frasi fisse con il verbo dare, ce ne sono molte di più nella lingua italiana, però da qualche parte bisogna pur cominciare e quindi ho deciso di selezionarne solamente 10 tra quelle più usate, tra quelle più comuni e tra quelle più utili per voi, per appunto cominciare ad ampliare il vostro vocabolario. Io direi di iniziare. La prima frase che vorrei vedere insieme a voi oggi è dare del tu. Dare del tu. Che cosa significa? Significa rivolgersi ad una persona, rivolgersi a qualcuno in modo informale, usando quindi il pronome tu e coniugando i verbi alla seconda persona singolare. Ad esempio, se io ti chiedo vieni alla mia festa? Ti sto dando del tu perché uso il verbo venire alla seconda persona singolare. Possiamo anche utilizzare la versione riflessivo-reciproca, darsi del tu, per includere appunto le due persone che parlano. Diamoci del tu. Visto che abbiamo parlato di darsi del tu, non possiamo non parlare della frase dare del lei. Dare del lei significa rivolgersi a qualcuno in modo formale, usando quindi il pronome di terza persona singolare lei e coniugando il verbo alla terza persona singolare. L'esempio che vi ho fatto prima con il tu, vieni alla mia festa, si trasforma, se diamo del lei, in viene alla mia festa. Qual è l'elemento importante da tenere a mente quando diamo del lei a qualcuno? Che nonostante noi ci stiamo rivolgendo direttamente a qualcuno, usiamo un pronome di terza persona singolare, come se stessimo parlando di una terza persona, però in realtà stiamo rivolgendoci direttamente a qualcuno. Passiamo alla terza frase di oggi, che è dare una mano. Se io ti do una mano, significa che ti aiuto. Quindi dare una mano significa aiutare. Dare una mano a qualcuno, aiutare qualcuno. Quindi, dal punto di vista del significato, questa espressione e il verbo aiutare sono identici. Però dobbiamo ricordarci che se usiamo dare una mano, poi dobbiamo mettere la preposizione a. Quindi dare una mano a qualcuno. Mentre se usiamo il verbo aiutare, essendo transitivo, non vuole alcuna preposizione prima dell'oggetto, quindi aiutare qualcuno. La quarta frase che vediamo insieme oggi è dare sostegno. Dare sostegno a qualcuno.
che può essere dare sostegno fisico, dare sostegno morale, significa sostenere qualcuno. Per esempio, alla fine dei miei video io vi ringrazio sempre per aver guardato le mie lezioni e quindi vi ringrazio per il vostro sostegno, per il sostegno che date al mio lavoro guardando le mie lezioni. La frase successiva è dare l'esempio. Dare l'esempio. Questa è molto importante. Questa frase significa fare per primi qualcosa affinché gli altri seguano l'esempio, cioè facciano lo stesso, facciano la stessa cosa. La frase successiva è dare la disponibilità. Dare la propria disponibilità significa acconsentire a dare il proprio tempo, la propria attenzione a qualcuno o a qualcosa. Per esempio, se io sto organizzando un evento, devo chiedere alle persone con cui collaboro e poi alle persone che parteciperanno all'evento di darmi la loro disponibilità a collaborare con me nell'organizzazione dell'evento e in seguito a partecipare all'evento, perché senza la disponibilità di queste persone io non posso organizzare l'evento. Quindi dare la propria disponibilità significa accettare di rendere disponibili il proprio tempo, la propria attenzione, le proprie capacità per fare qualcosa. Siamo arrivati alla terzultima frase, che è dare consigli. Questa forse la conoscete già, però io ve la ripropongo. Dare consigli. Dare consigli significa consigliare. Il significato è molto immediato, però vorrei farvi riflettere sulla costruzione di questa frase fissa. Dare consigli. Vedete che abbiamo il verbo dare all'infinito e poi il sostantivo consigli è al plurale e non c'è l'articolo. Perché? Perché si tratta di una frase molto generica. Non sto parlando di dare un consiglio nello specifico, ma di dare consigli in generale. Questo è uno degli esempi in cui non si usano gli articoli. Volevo segnalarvi che io ho già fatto una lezione sull'argomento, quando non usare gli articoli. Perciò vi lascerò il link nella descrizione del video qui sotto. E grazie a questa frase, dare consigli, ho colto l'occasione per rimandarvi a quella lezione. La penultima frase che impariamo insieme oggi è dare per scontato. Dare per scontato. Questa frase significa considerare come certo un qualcosa. Per esempio, quando ho preparato la lezione su quali sono le situazioni in cui non si deve mettere l'articolo in italiano, ho dato per scontato che gli studenti sapessero già che cos'è un articolo. Cioè, ho dato per certo, ho dato come informazione certa che gli studenti sapessero già che cos'è un articolo e soprattutto quali sono gli articoli in italiano. Quindi dare per scontato significa dare per certo, dare per assodata una certa informazione. Veniamo ora all'ultima frase di oggi, che è dare alla testa. Dare alla testa. Questa frase significa stordire. Ad esempio, ieri sera ho bevuto un vino molto buono, ma che era molto forte. Mi ha dato alla testa. In senso più figurato, invece, possiamo usare questa frase in un esempio come Stefania ha avuto molto successo nella vita, ma questo le ha dato alla testa. Non l'ha fatta più ragionare. Ha perso la ragione. Il successo le ha dato alla testa. Questo è tutto per la lezione di oggi, spero abbiate preso appunti e spero che questa lezione vi sia utile. Io vi ringrazio per aver guardato questa lezione e ci vediamo nella prossima. A presto, ciao!